prima che passi la processione di Santa Croce. Altrimenti sarà punito. Udite, udite! Solo il sarto Baldassarre può fare di voi l'invidia della città. Recatevi nella sua bottega. Verificate di persona la qualità del suo lavoro. Giovanni Auditore, voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi colpevole. Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte. Sei tu il traditore, Uberto, sei uno di loro! Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio! Lo giuro, noi ti... Padre! Laggiù! Prendete il ragazzo! È uno di loro! Ti ucciderò per ciò che hai fatto! Guardie! Arrestatelo! Uccidetelo! Ti conviene scappare, ragazzo. Svelto. I've got a little request for you. I've identified several strange markings that I've discovered right across Renaissance Italy. Now, I don't know what they're doing there, but I want you to help me find out. Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, and she's made them glow as well. Keep an eye out. Serezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare, ci vedremo lì. Da mia sorella, appena a nord del Duomo. Vado subito. Avanti! Un salasso alla settimana e la vita è più sana!
Giù, cane! Se non scendi diventerai un puntaspilli! Forse abbiamo sbagliato casa. No, no, è quella giusta. È un piacere fare la vostra conoscenza, messer Ezio. Annetta parla molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, Madonna. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia famiglia, Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi... No, grazie. Non posso restare. Perché? Dove vuoi andare? A uccidere Uberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta, ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, Ezio. Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No, no. Io ti insegnerò a sopravvivere. Vieni. La discrezione è la chiave del mio mestiere. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Anche tu devi imparare a confonderti come loro tra la folla. Le mie ragazze ti spiegheranno come. Ci prenderemo cura noi di te. Da dove pensate che venga? Da Napoli? Che mantello bizzarro. Ma che cosa fa? Ma dove diavolo è andato? È sparito. Avrà un salto raffinato. Dove ho visto quel tipo di mantello? E tu da dove scopri? Cos'è l'ultima moda in fatto di maschere? Follie da ricchi. Che sia un... Pure non ricordo nessuno.
Bene. Ora che hai appreso a passare inosservato, ti mostrerò come servirtene per far di più che spostarti. Ti insegneremo a rubare. Al ladro! Al ladro! Dopo che hai derubato qualcuno, non devi indugiare. Aiuto! Qualcuno lo... Sono stata derubata! Fa attenzione, devi allontanarti subito dopo il borseggio. Vado in giro! Sono stata derubata! Sono stata derubata! No! Potete andare, ragazzi. Dobbiamo proprio. È così carino. Da mangiarlo. Ora che hai imparato ad avvicinarti al nemico, dobbiamo trovarti un'arma adatta. Quale mi consigli di usare? Ah, ma tu conosci già la risposta. La lama è la polsiera di mio padre. Come le hai avute? Con le stesse abilità che ti ho appena insegnato. Non è proprio in condizioni perfette. Immagino che tu conosca Leonardo da Vinci. Sì, ma che c'entra un pittore con tutto questo? È molto più di un pittore. Portagli i pezzi e vedrai. Prima di andare, un'ultima domanda, se posso. Certo. Perché sei stata così pronta ad aiutare me, uno sconosciuto? Anch'io conosco il tradimento. Ma come può un uomo fare queste cose? Ma certo, ci sarà una donna di mezzo. Giù, cane! Attenzione! Per 15 notti una compagnia di mercenari stazionerà nei campi. cittadina cerca volontari per pattugliare strade e riserve civiche. Perché unirsi ai condottieri mercenari quando si può servire in difesa della Repubblica? Ho sentito che l'amore spinge gli uomini a fare follie. Sarà mica. Notizia da maestro Corsini il medico. Il trattato
appuntamento con le mignatte. Portatele. Eppure non ricordo nessun ordine che porti una veste simile. Cosa avrà da nascondere? Non riversate tinture o residui di lavorazione nelle fonti d'acqua cittadine. Ricordate, la concia deve avvenire fuori dal territorio urbano. I trasgressori saranno puniti. Avanti, scendi o ti butto giù io. Meriti di stare laggiù in mezzo. Perché qualcuno dovrebbe andare in giro così? Ah, Ezio Auditore. Non mi aspettavo certo di rivederti dopo tutto quello che è successo. Ah, perdona i miei modi. Bentornato. Bene, che posso fare per te? Speravo che potessi ripararmi una cosa. Ma certo. Vieni, di qua. Ah, che confusione. Qui non si trova mai nulla. Lasciami fare un po' di spazio. Va bene, vediamo. Affascinante. Non saprei, Ezio. Nonostante gli anni, la meccanica è piuttosto avanzata. Non ho mai visto una cosa simile. Temo di non poter far molto senza i progetti originali. Mi dispiace. Aspetta un istante. Che stai facendo? Il contenuto di questa pagina è cifrato. Ma se la mia teoria è corretta, in base a questi schizzi potrebbe benissimo... Potrebbe benissimo cosa? Siediti. Leonardo... Shh. Notevole. Se trasponiamo le lettere e ne scegliamo una ogni 3... Fatta. L'ho finita. Finita cosa? La lama. Sono riuscito a decifrare la tua pergamena. Mi ha indicato esattamente cosa fare. Ora non rimane altro che tagliarti l'anulare. Veramente? Mi duole, ma è così che deve essere fatto. La lama è pensata per garantire la dedizione di chiunque se ne serva. Bene. Falla svelta. Stavo solo scherzando, Ezio. Anche se un tempo la lama richiedeva un sacrificio, è stata modificata. Puoi tenerti il dito. Incredibile. Per davvero? Dimmi, hai altre pagine come questa? Mi spiace, è l'unica. Senti, se dovessi trovarne un'altra del genere, ti prego, portala qui. Hai la mia parola. E grazie per avermela aggiustata. Per ordine della Guardia Fiorentina! Aprite la porta! Solo un momento! Aspetta qui. Sei tu Leonardo da Vinci? Sì? Come posso servirvi? Voglio che tu risponda a qualche domanda. Certamente. Qual è il problema? Un testimone afferma di averti visto frequentare un nemico della città. Cosa? Io frequentare? È assurdo. Quando è l'ultima volta che hai visto o parlato con Ezio Auditore? Chi? Non fare il finto tonto. Sappiamo che eri amico della famiglia. Forse questo aiuterà a schiarirti le idee. Sei pronto a parlare? Allora ti decidi. Grazie, Ezio. Mi dispiace molto. Ormai ho fatto il callo ai loro abusi. E il cadavere? Mettilo dentro assieme agli altri. Gli altri? Me li procura la città per i miei studi.
Visto? Come non fosse mai accaduto? Grazie, Leonardo. Per tutto. Di nulla. E ricorda, se trovi altre di quelle strane pagine, portamele. Se dovessero contenere dei nuovi progetti, adatterò anche la tua lama. Certamente. Ora dovrei davvero tornare da Paola. Porgile i miei omaggi. Mio Dio, ma è impazzito! Pare che i giovani della città abbiano radunato i membri della nostra onorevole delegazione e ne abbiano denudato le terga. Da dove verrò il Là! Addosso! Avanti! Addosso! Così si fa! Sì! Muoversi via dalla strada! Pubbliche fontane! Non riversate tinture o residui di lavorazione nelle fonti d'acqua cittadine! Ricordate, la conta deve avvenire fuori dal territorio urbano! I trasgressori saranno puniti! Così si fa! Era meglio che non vada in cerca di... Sei stato via per un bel po'? Leonardo è un chiacchierone. Ah, lo so. Ma confido che non abbiate solo parlato. Notevole. Non sai quanto garba a me? Io ti ho donato l'abilità. Leonardo ti ha dato la lama. Ora non ti resta che agire. Dove posso trovare Uberto? Secondo le mie ragazze, stasera assisterà alla presentazione dell'ultima opera del Verrocchio, presso il chiostro di Santa Croce. Veglia su mia madre e mia sorella mentre sono via. Sicuro, Ezio. Come se fossero le mie. Sembra ben armato, vero? Quello alto. Laggiù! Là! È sparito! Là! Non fatevelo scappare! Che stai facendo? Vedi che morte morire! Via! Subito! Cos'ha per muoversi così? Mio Dio, ma è impazzito! È così fuori. Ancora questa storia. Hai oltrepassato ogni misura, Uberto. Senti chi parla di misure. Tu, che ti sei incoronato Lorenzo de' Medici, principe di Firenze. Questo non è vero. Certo che no. Sempre innocente. Comodo, eh? Almeno adesso sappiamo fin dove puoi arrivare. Cioè a dire da nessuna parte. È stata una preziosa lezione per me e i miei alleati. Sì, i tuoi alleati, i pazzi. È di quei cani che si tratta, vero? Bada alle tue parole, Lorenzo. Potresti attirarti attenzioni indesiderate. Umberto Alberti, trusted friend of the Auditore family.
According to the history books, this guy was a saint. He prosecuted murderers, rapists, the worst criminals. One of the best lawyers in Italy, he won every case, in spite of the fact that he was self-taught. Now, I found a back door into the Templars' database server. I've been combing it for some kind of smoking gun. I found it. Apparently, Uberto's family was evicted by the Medici Bank. Uberto's been aching for revenge ever since. And the Templars promised him support. Ezio's father was standing in the way, and Uberto was jealous of his influence over the Florentine government. Two birds with one stone, isn't it? It looks like Uberto used his election to the Signoria as his opportunity to strike. Portate qui i malati e i feriti! Se hai del tempo e qualche moneta, poi dico meglio per me. Fermi qui. Deve stare con Giulia senza del buon tempo, vero? Morirò di solitudine. Buonasera, gonfaloniere. Buonasera a voi. Mi auguro che vi stiate divertendo. Sicuro. Una piacevole distrazione da questa brutta faccenda della famiglia HUD. Dire che un tempo consideravo Giovanni come un fratello. Non è colpa vostra. Come potevate immaginare ciò che tramava? Io dico di cancellare il nome di quel traditore dagli annali. Che la storia ne dimentichi l'esistenza. Sì, se volete scusarmi un istante. Uberto, avete un momento per me? Qualunque cosa per voi, Beatrice. Diteci dunque, come ci si sente ad essere un eroe? Vi prego, mi confondete. Come gonfaloniere ho il dovere di assicurarmi che la città di Firenze rimanga un fulgido esempio di giustizia. Non ci sarà spazio per la corruzione finché avrò il potere di contrastarla. Siete un tesoro, Uberto. Spero che Lorenzo se ne renda conto. Già, il nostro grande signore, Lorenzo. A più tardi, mia signora. Oh, Roberto, eccovi. Stavo giusto raccontando agli altri dell'esecuzione. Senza offesa, ma... E se non avessero agito da soli? Potete stare tranquilli, amici. Sono persuaso che questo tradimento sia nato e morto con la famiglia Auditore. E che ne è dell'altro figlio? Ezio, giusto? Il ragazzo non vale nulla. Uno smidollato, senza arte nell'arte. Verrà catturato e giustiziato entro questa settimana. Non intendiamo trattenervi, Uberto. Volevamo solo salutarvi. Buonasera a voi, gonfaloniere. È tutto di vostro gradimento? C'è bisogno di chiederlo? Ma certo. Accettate i nostri ringraziamenti per la serata e per aver mantenuto Firenze al sicuro. Ho sempre nutrito dubbi sugli auditori.
che origine aveva quella famiglia per ottenere una simile ricchezza e un tale prestigio in una sola generazione? E i figli con quei numeri iconi, sempre a creare scompiglio. Non c'è da stupirsi, viste le frequentazioni del povero, cortigiane e ladri. Vorrei vedere. Davvero? Appare chiaro che egli intendesse minare l'ordine in città e sovvertire tutto ciò che abbiamo creato. Ma grazie a voi è tutto finito. Tu avresti fatto lo stesso per salvare coloro che ami. Sì, certo. E l'ho fatto. Gli auditori non sono morti! Io ci sono ancora! Io! Ezio! Ezio Auditore! Tu abbia chiesto perdono a Dio! Non puoi stare qui, vattene! Torna giù o ti ecco, subito! È là! Bene, muori allora. Muori, bastardo! Non durante il mio turno. Che diavolo? Lasciatemi in pace! Vi giuro, non c'entra nulla! Mai! Avete visto anche voi? Mia amata, metto per iscritto questi pensieri nella speranza di avere un giorno il coraggio di condividerli con te. Col tempo, senza dubbio, verrai a sapere che ho ingannato Giovanni, l'ho bollato come traditore e condannato a morte. La storia la giudicherà una vicenda di politica e cupidigia, ma sappi che non è stato l'odio a forzarmi la mano, bensì la paura. Quando i medici ci spogliarono di tutto, mi sentii atterrito. Per te, per nostro figlio, per il futuro. Che cosa può sperare un uomo privo di mezzi in questo mondo? Mi hanno offerto denaro, terre e un titolo in cambio della mia collaborazione. Ed è così che sono arrivato a tradire il mio più caro amico. Per quanto abominevole, quest'atto sembrava necessario in quel momento. E anche adesso, guardando al passato, non vedo altra soluzione. Sarà meglio che io lasci Firenze. E dove andresti? Mio zio Mario ha una villa vicino a Monteriggioni. Sei ancora ricercato, Ezio. Che vuoi che faccia allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto. Strappali e la gente si scorderà la tua faccia. Anche i banditori istigano la popolazione. Potresti corromperli, così che parlino d'altro. O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico. Hanno venduto la propria dignità. Nessuno ne piangerà la scomparsa. Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire. I've added a program for tracking notoriety. This little meter will help you know how far you are between notorious and incognito. This will help you know if you should watch your actions. It'll also tell you if the notoriety level is part of Ezio's memory or not. Un altro Che tenuta bizzarra. Non è certo Dove...
catturare l'assassino, oltre a ricevere la gratitudine della città, verrà Non esiste una legge che preservi la decenza. Il male causato da quel figlio del demonio è riuscito a diffondere il terrore perfino fra gli uomini più vigorosi. Cos'è l'ultima moda in fatto di maschere? Attenzione! Per 15 notti una compagnia di mercenari stazionerà nei campi a nord-ovest della città.